Ciao a tutti e bentornati a chi mi segue già. Oggi vi presenterò la stampante serigrafica Xtool. La macchina non ha bisogno di un'alimentazione elettrica per funzionare, ma ha bisogno del supporto di un incisore laser, che in questo caso sarà la Xtool S1, l'incisore laser di cui vi ho parlato nel video precedente. Il modello di cui parlerò oggi è una stampante serigrafica Xtool con un kit multicolore. Bene, dunque io direi quindi di metterci al lavoro subito, ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di attivare la campanella per restare aggiornati sulle prossime uscite dei nuovi video tutorial. Buona creatività! All'interno della confezione quindi troverai 4 telai con i perni di fissaggio, 12 schermi da fissare appunto sui telai, una tavola magnetica, un tappetino da taglio adesivato su 2 lati, una borsa di stoffa, dei cartoncini bianchi e anche 2 spatole. Ci sono poi anche i colori. Questi inchiostri sono a base d'acqua e sono 11 pezzi, di cui 2 pezzi rossi, 2 pezzi blu, 2 pezzi gialli, 2 pezzi neri, il glow in the dark, che è l'inchiostro che si illumina al buio, ma abbiamo anche il glitter argento e il glitter oro. Troviamo poi 2 adattatori. Alla fine abbiamo il manuale, come al solito, illustrato e ben progettato. Iniziamo subito col montare lo schermo sul telaio. Questo schermo è di colore blu e sul retro ha una base di cartone. Assicuriamoci di aver aperto tutti quanti i perni del telaio, dopodiché passeremo all'inserimento dello schermo fissandolo con i perni su ogni lato. Per inserire i perni su ogni lato bisognerà inserirli e poi farli roteare. Alla fine chiuderemo gli altri perni per mettere in tiro lo schermo. Ci dovrà restituire infatti il suono come di un tamburo. Sul retro troveremo un cartone con 2 intagli che serviranno per poter alzare la linguetta e staccare appunto il cartone. Non vi preoccupate se il cartone si rompe, perché tanto andrà buttato. Anzi, io lo riutilizzo per appoggiare i colori. Ora, per incidere il nostro telaio, dovremo utilizzare un adattatore di questi 2. Nel mio caso specifico utilizzerò quello piccolo, perché per la Xtool S1 è idoneo quello lì. Una volta che abbiamo fissato il nostro adattatore possiamo inserire il telaio. Nel mio caso io farò una stampa a 2 colori, quindi avrò bisogno di 2 telai, quindi ne ho preparati 2. Con questo adattatore il telaio è fissato nella medesima posizione sia di uno schermo che dell'altro, quindi non avrò problemi nel posizionare anche poi il secondo schermo nella stessa posizione del primo. Per realizzare questo progetto io andrò ad aprire il software Xtool Creative Space, dopodiché aprirò il mio file in SVG. Una volta aperto il file andrò su traccia immagine. In questo modo io otterrò la separazione dei livelli per colore, quindi otterrò un livello di colore rosso e un livello di colore nero. Vado a salvare. Una volta ottenuti i miei 2 livelli andrò ad eliminare l'immagine originale. Il primo colore che andrò ad incidere quindi avrà in questa casella qui in alto a destra, dove c'è scritto più oggetti selezionati, avrà il flag in uscita.
mentre per il secondo colore, in questo caso il nero, dovrò deselezionare il flag uscita, quindi il mio flag in uscita risulterà spento. L'immagine poi dovrà essere specchiata. Una volta fatto questo andrò ad impostare il piano di lavorazione con il materiale che dovrò incidere. Nel momento che clicco sulla preparazione dello schermo mi verrà fornita una cornice verde e quello sarà il mio schermo. Qui sopra viene ricordato che la scritta deve essere riflessa. In questo menu a tendina potete trovare tutti i materiali che potete incidere. Proseguirò quindi con le misurazioni. Le specifiche di queste misurazioni le potete trovare nel video precedente, il video che parla della S1. Una volta fatte le misurazioni posso procedere con l'incisione laser. Mentre la Xtool S1 incide il nostro telaio, vorrei ricordarvi che è possibile scambiare il vostro plotter da taglio o laser con una nuova macchina Xtool. In questo modo potrete usufruire di uno sconto eccezionale e risparmiare davvero tanto. Dovrete solo compilare un modulo e fornire la prova d'acquisto del vostro vecchio plotter. Non ci sarà bisogno di rendere nulle. Questa iniziativa la trovo davvero fantastica. Tutte le informazioni di questa iniziativa le troverete qui sotto nell'info box con un link dedicato. Quando avremo finito con l'incisione del primo telaio, carichiamo il secondo telaio e con il software Xtool Creative Space ripetiamo tutte le operazioni che abbiamo eseguito prima. Quindi ricordatevi di deselezionare il livello di colore rosso e mettere in uscita invece il livello di colore nero. L'unica misurazione che andrò a ripetere sarà quella della distanza. Non ci sarà bisogno di fare avvia contrassegno perché la posizione del secondo telaio sarà la stessa identica posizione di prima. Quindi avvio l'incisione. Alla fine di ogni incisione puliamo la base dell'incisore stesso. Io uso un panno in microfibra umido che non lascia pelucchi. Posizioniamo quindi la nostra tavola sulla macchina. I perni dovranno combaciare con i magneti, fare uno scatto. La tavola non deve muoversi. Le 3 manopole che trovate sulla macchina servono per regolare e centrare lo schermo di legno con la linea bianca che sta sulla macchina. Ora applichiamo il tappetino adesivo sulla nostra tavola. Il tappetino da un lato ha la misurazione in pollici, dall'altro lato ha la misurazione in centimetri. Una volta fissato il nostro telaio, dobbiamo chiudere i perni e spingerlo delicatamente in basso per poi bloccarlo con la manopola. La spatola di legno è provvista di un magnete, quindi è facilmente posizionabile sulla macchina stessa. A questo punto divertiamoci con l'inchiostro.
Attendiamo che asciughi. Al termine stacchiamo il nostro primo telaio e inseriamo il secondo telaio, ripetendo l'operazione con un altro colore. Purtroppo nel mio kit non c'è il bianco, ma ho solo i colori primari, quindi il magenta, il blu e il giallo, oltre al nero. In questo caso io voglio che la scritta sia rossa, quindi userò il magenta e il giallo. Una volta ottenuto il rosso, procedo. Questo è il mio colore avanzato, peccato che non ho un barattolino vuoto da poter mettere l'avanzo di colore. Diciamo quindi che io mi sono un po' arrangiata. Questa è la mia borsa terminata, io la trovo veramente bellissima. Sicuramente avrei dovuto centrarla in maniera più idonea, quindi dovrò fare altre prove e la cosa non mi dispiace affatto. Ma come primo tentativo devo dire che è veramente ben riuscito. Sono soddisfattissima, anche se avrei voluto avere il bianco e dei barattolini vuoti dove poter mettere appunto i colori da miscelare. Concludendo, la macchina svolge un lavoro perfetto in sinergia con la Xtool S1. Oltretutto, il fatto che la macchina sia priva di cavi la rende facilmente posizionabile. Vi ricordo che sotto nell'info box potete trovare tutti i link di riferimento. Bene, dunque, io continuerò a fare tante prove e vi terrò sempre aggiornati dei miei successi ma anche degli insuccessi. Ci vediamo con il prossimo video e vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto e di attivare la campanella per restare aggiornati sulle prossime uscite dei nuovi video. Poi se il video vi è piaciuto mi raccomando di condividerlo. Ciao!